Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi, benvenuti a chi sostiene il canale, benvenuti a tutti e benvenuti a questo tema Natale, a questo video che mi avete richiesto veramente in tanti, dedicato all'analisi del tema Natale di Piero Angela. Piero Angela è un divulgatore scientifico mancato da pochi giorni, mancato il 13 agosto del 2022, come tutti sapete, nato, una vera cuspide anche lui, nato il 22 dicembre del 1928 alle 9:20 del mattino a Torino e morto a Roma. È una cuspide perché il suo Sole è a 0 gradi, 0,15, insomma uno scarto di secondi, 0 gradi del Capricorno, ma in un altro programma che avevo visto, un programma personale che ho, il suo Sole viene domificato a 29,59 del Sagittario, quindi uno scarto di mezz'ora fa la differenza tra un segno e l'altro, no? E siccome per quanto mi riguarda, essendo una cuspide vera come Piero Angela, 29,59 e 59 anche io il mio Sole, essendo una cuspide, so che le cuspidi esistono veramente, non tutti ci credono, ci sono degli astrologi più o meno famosi che non le citano, in realtà poi nei tomi, nei libri importanti di astrologia ci sono, però secondo me se non la sperimenti, se non hai questo Sole, questa personalità un po' in bilico fra due elementi completamente diversi, la cuspide, per chi non possiede questa situazione così particolare, un po' come il canale 8 e mezzo di Harry Potter, no? Se non ci sei mai stato, dici che non esiste, insomma. Quindi aveva un temperamento misto di fuoco e di terra, che non è un temperamento tranquillo, contrariamente a quello che il suo ascendente Capricorno lasciava intendere. Insomma, credo proprio che chi lo ha vissuto, comunque se lui, laddove lui si sia potuto esprimere liberamente, aveva un temperamento molto non volitivo, perché che fosse testardo, cioè insomma che fosse determinato, si evincevano anche vedendolo in video, ma anche combattivo, irascibile, desideroso di primeggiare, molto probabilmente anche competitivo con gli altri, perché non solo perché, voglio dire, ragazzi, il Sole in Capricorno ambisce al potere e attraverso la determinazione, no? Fa del potere una lunga scalata, cerca di raggiungerlo in questo modo. Quella quella sfumatura di fuoco del Sole in Sagittario, noi sappiamo che il Sagittario è uno scalpitante che vuole raggiungere sempre la verità, e in questo lui ha rappresentato, no? Questa componente. Il Sagittario è un ricercatore, un indomito ricercatore, ma è anche un competitivo, un ardente competitivo, perché comunque è un segno di fuoco. A sostenere, no, questa componente fuoco, questa mezza componente fuoco, no, che io gli attribuisco secondo la mia esperienza e secondo il mio sapere, c'è la Luna in Ariete, ragazzi, in terza casa, congiunta un Giove in terza, che praticamente ci racconta che già dal momento della sua nascita fosse descritto dal cielo, insomma fosse spinto dalle stelle a trovare la sua fortuna nella comunicazione, nella divulgazione, proprio nell'uso della parola. Anche se probabilmente aveva anche una sorta di timidezza, perché a questa congiunzione Luna-Giove c'era anche Chirone, no? Chirone il guaritore ferito, quindi forse ha ricevuto un'educazione talmente severa all'inizio, magari gli dicevano stai zitto, i bambini non parlano, sapete quelle cose. È nato nel 1928, immaginate che tipo, a Torino, che tipo di educazione magari severa, compassata, come lui stesso ha raccontato, magari gli ha creato una barriera. Quel Chirone ci racconta che ha dovuto forzare un po' quella barriera, perché la voglia di emergere, di competere, di primeggiare della Luna in Ariete era tanta, però c'era una barriera, una paura da superare, ma insomma ci sembra che a un certo punto ci sia egregiamente riuscito. Quello che volevo dirvi, allora, vedo tantissime cose.
ai pianeti di fuoco, oltre alla cuspide, alla Luna in Ariete, troviamo un Saturno in Sagittario, un Urano in Ariete, quindi è un tema natale abbastanza equilibrato, insomma, vedo anche un Plutone in Cancro. Ecco, forse l'unica cosa, l'unico elemento di cui è particolarmente carente questo tema natale è l'acqua, l'emotività, l'empatia, anche se ha un discendente, cioè la struttura del tema natale in qualche modo lo aiuta perché ha un importante discendente in Cancro con Plutone e quindi un po' nei rapporti interpersonali va a sopperire, anche se probabilmente era insospettabilmente, nei rapporti intimi, non nella facciata che lasciava avere, era insospettabilmente emotivo, lunatico e forse un po' manipolatore. Chissà, ma questo ce lo dovrebbero dire gli altri. Quindi un po' di carenza di elemento acqua, abbondanza invece di terra e fuoco, quindi è una puntina di aria, Venere e Marte, quindi forse nei sentimenti, nelle relazioni, con gli amici, con sua moglie, con i flirt, con le fidanzate che ha avuto in precedenza, probabilmente era insospettabilmente birichino, birbante, difficile da tenere, no? Era aereo e anche abbastanza, ragazzi, se si può dire un po' superficiale, un po' si può dire immaturo a Piero Angela. Io non vorrei essere irrispettosa, però siccome siamo esseri umani, anche quelli che riescono a fare della loro carriera, no? Un'onorevole meraviglia, hanno dei lati ombra e credo che sul personale e qualche difettuccio di carattere possa averlo avuto anche lui, quindi probabilmente nei sentimenti, nel vissuto quotidiano era un po' più leggero, imprevedibile, insomma anche scherzoso, burlone, probabilmente anche inafferrabile. Di sicuro non amava le critiche, quel Marte in Gemelli, chi lo possiede lo sa, si scoccia terribilmente a sentire sermoni, ad essere richiamato, non ne vuole sapere, vuole fare quello che gli pare e solitamente Marte in Gemelli, poi un Marte in Gemelli in sesta casa, che oltre ad avergli dato qualche problema probabilmente alle ossa, all'apparato scheletrico e a quello polmonare, e a quello respiratorio, probabilmente caratterialmente era uno che non sopportava di essere richiamato, insomma, ed era uno che difficilmente magari cercava di cambiare interiormente, se magari nel caso insomma avesse avuto qualche comportamento, sapete Marte in Gemelli un po' menefreghista, continua a fare quello che gli pare anche se magari le persone intorno dicono no, questa cosa non farla più, insomma era meno gestibile di quanto il suo ascendente compassatissimo in Capricorno potesse far trapelare. La sua prima casa, cioè il personaggio pubblico, era molto grande e ha attraversato ben 3 segni zodiacali. Preciso che l'ascendente è il primo grado della prima casa, ma la prima casa può essere sia molto piccola, molto breve, molto corta, solitamente le case sono circa 30 gradi, però ci sono temi e temi, a seconda anche dell'orario di nascita, alba e tramonto, insomma sono particolari e quindi l'estensione delle case può variare e in alcuni casi, oltre al primo grado dell'ascendente che è in un determinato segno, questa prima casa può essere talmente grande da prendere 3 segni. Questo significa che c'è un'evoluzione del soggetto nel corso della vita che cambierà pelle almeno un paio di volte. Infatti di Piero Angela sappiamo, anche in riferimento a quello che stavo dicendo prima, della Venere in Acquario, no? In prima, e Marte in Gemelli, tra l'altro in Trigono, che oltre a essere molto divertente, no, molto più leggero nel privato di quello che noi possiamo pensare, era anche un artista tipico della Venere in prima casa. E infatti quando io ho visto il tema natale, la cosa bella di Piero Angela, questo non ve lo stavo dicendo,
e che quello che ho visto poi l'ho studiato su Wikipedia, mi sono messa a studiare, insomma io sono un po' nerd per queste cose e ho trovato dei riscontri proprio a cose che vedevo, perché ho detto ma questo qui o è esibizionista con quella Venere in acquario in prima o non so, è un artista, voleva fare l'attore e ho letto che era un musicista di jazz e anche ha avuto delle collaborazioni importanti prima di debuttare alla fine degli anni 50, se non erro, come giornalista Rai. Ha anche condotto, noi forse siamo un po' troppo piccoli per ricordarci un po' tutto, però ha anche condotto proprio il telegiornale delle 13:30. E una curiosità, è mancato proprio con il ritorno di Saturno sulla sua prima casa, non sull'ascendente. Saturno in Acquario stava transitando nella parte centrale, stava transitando al momento della morte nella parte centrale della parte in Acquario, perché poi c'è una piccolissima parte anche in Pesci, e proprio nei giorni della luna piena in Acquario, proprio il giorno della luna piena in Acquario, che tra l'altro era congiunta alla sua Venere, è mancato. La luna piena in Acquario era congiunta su Saturno retrogrado, quindi probabilmente io questo non lo so, non mi sono documentata sui dettagli della morte, tra l'altro non so neanche, ho evitato di farlo perché ritengo che sia una famiglia talmente riservata da magari non divulgare queste cose, ma c'era una luna piena sulla Venere, luna piena sulla Venere natale, la luna piena congiunta a Saturno di transito retrogrado, che mi hanno fatto pensare, pur non conoscendo proprio i dettagli della morte, che lui abbia avuto un peggioramento, comunque no, proprio un declino della malattia, un presentarsi della malattia, probabilmente tra marzo e aprile, tra il 5 marzo e il 15 aprile, quando a Saturno di transito sulla sua prima casa, che è il personaggio pubblico, ragazzi, che è anche la salute, oltre che l'immagine, su Saturno che già stava transitando da anni, dal 2019 circa, sulla sua prima casa, quindi lo ha fatto spegnere lentamente, ma è stato raggiunto tra il 5 marzo e il 15 aprile da Marte. Marte, ragazzi, per le questioni di salute ad una certa età porta o ad eccessi, per cui magari lui, data l'età, magari aveva già una debolezza e ha osato, magari si è trovato ad osare di più. Marte però su Saturno indica anche qualche medico, qualche cura che ci mette il carico da 90, che magari può avere degli effetti collaterali o che magari può indebolire particolarmente un fisico già stanco dato dall'età, quindi dalla lunga vita, e da un transito di Saturno che per chi ha una prima casa con 3 segni dura 6 anni, cioè robe del genere. A questo punto meglio avere una piccola ironizzo, perché non è meglio niente, nel senso che il tema natale riflette il nostro karma, riflette quello che siamo venuti a fare sul pianeta Terra, che è una nave scuola, e quindi ragazzi sia fatta la volontà di Dio. A proposito di Dio, l'ultima parte del tema natale di Piero Angela, ma proprio ragazzi parliamo di 4 gradi, era in Pesci. Piero Angela era pressoché ateo, su Wikipedia si definisce agnostico, quindi riconosce la presenza di un qualcosa di spirituale, ma non si ritrova con le descrizioni delle varie religioni che sono presenti sulla Terra, e data la sua sconfinata cultura è chiaro che questo le sapeva tutte e non si è ritrovato. L'ultima parte, ripeto, dell'ascendente in Pesci dovrebbe portare una sorta di misticismo, o comunque indica che nella fine della vita una persona ha la possibilità di riscoprire, dopo sicuramente un lungo periodo di scetticismo, dato che la prima casa era Capricornio e Acquario, giusto, come dire, almeno nell'ultima fase della vita, quella parte in Pesci avrebbe potuto concedergli, come dire, un risveglio dello spirito. E invece ragazzi così non è stato, vuoi perché noi non sappiamo le intime riflessioni che una persona che ha
saputo veramente che ha avuto 13 lauree honoris causa. Noi non sappiamo quali riflessioni, quali constatazioni può aver fatto nelle ultime fasi della sua vita. Fatto sta che quando è mancato c'era Mercurio in Vergine, ragazzi, lo scetticismo fatto Mercurio, che transitava sulla sua ottava casa, la morte, l'aldilà, e opponeva esattamente la fine della prima casa in Pesci, proprio esattamente la parte spirituale. Quindi, alla fine, semmai, questi transiti di Giove, semmai, nell'ultimo anno, qualche spiraglio può essersi aperto verso la spiritualità, ha deciso in ultimo, in soldoni, con quel Mercurio in Vergine, ha deciso di riproporre, di confermare quello che aveva pensato fino a quel momento. Poi quello che in punto di morte può aver trovato, e chi ha avuto un'esperienza di premorte lo sa, quello che può aver trovato lo sa solo lui, ma ovviamente non ha gli strumenti fisici per divulgarlo. L'altra cosa che vi ho detto di aver trovato l'altro riscontro che mi ha colpito molto, di aver trovato sul tema natale, perché prima ho visto il tema e poi sono andata a controllare le informazioni della sua vita, no? I dettagli che non conoscevo su Wikipedia, è stato, oltre alla Venere in prima casa che lo vuole artista, protagonista proprio, anche bello lo era senz'altro, lo era fino a tarda età, e anche, no, ragazzi, vanitoso sicuramente, un seduttore, un discreto seduttore. L'altra cosa che ho trovato che mi ha colpito è stato il Sole, Mercurio e anche un pizzico congiunti a Saturno in 12ª casa. Saturno è agli ultimi gradi dell'11ª, quindi fa effetto sia in 11ª che in 12ª. In 11ª lui è un leader divulgatore e probabilmente aveva anche pochi amici, no? Pochissime le persone che, magari tanti collaboratori, però io credo che fosse molto selettivo, ma chi ha Saturno in 11ª poi non è neanche fortunatissimo nell'entourage, tanto che insomma alla fine, dopo varie discussioni che secondo me lui ha avuto, visto che Marte in sesta era opposto al Saturno in 11ª, dopo insomma vari disguidi sia da parte sua sia da parte di chi per sorte gli capitava intorno a causa di quel Saturno in 11ª, che come karma non fa sconti a nessuno, ha deciso di collaborare con il figlio e non è il caso. Ma a parte questa cosa qua che ho riscontrato, era interessante il fatto che mentre guardavo il tema natale ho detto: mamma mia, che spirito fumantino, competitivo, baldanzoso, se non fosse quel Chirone. Però sembrava completamente diverso, e per quel Saturno congiunto al Sole, probabilmente un Sole in 12ª, quindi un inconscio talmente forte da contrastare la sua verve caratteriale, il suo io reale. Insomma, alla fine ho capito, ho pensato, ho immaginato che i suoi genitori, che la figura paterna soprattutto, fosse un po' castrante, ragazzi, ed è quel Saturno congiunto al Sole che ci dice assolutamente che era dalla figura paterna che poi che veniva l'imposizione ad avere un comportamento riservato, schivo, responsabile, freddo, controllato, che contrastasse le intemperanze, le passioni violente, le emozioni. Quel Sole, quel Saturno in Sagittario formano un trigono con la Luna. Quindi tutto sommato tra i suoi genitori, quindi tra l'uomo e la donna, l'archetipo maschile e l'archetipo femminile, avevano un dialogo, però sembra che davanti, no, a questa possibilità che Piero Angela si dava e che sua madre gli ha insegnato di esporsi, dietro ci fosse la regia del padre, molto severo, molto presente, quasi opprimente, sicuramente manipolatorio sul pensiero, sulla libertà intellettuale che quest'uomo si è potuto concedere o meno.
E quindi tutto quello che lui si è concesso di fare e di dire nascondeva dietro una regia, una sorta di autorizzazioni, anche immaginarie, perché a un certo punto il padre lo ha perso, come a dire che ha fatto tutto quello che suo padre ha fatto e non ha fatto nulla più o meno, a meno che non gli sia scappato ovviamente qualcosa istintivamente fatto di pancia, ha tentato sempre di non fare nulla che il padre non avrebbe fatto. Il padre di Piero Angela aveva questo ascendente su suo figlio anche per il ruolo e per il prestigio che aveva, perché era un medico. Quindi voi immaginate una persona laureata in medicina, non ci riusciamo a laurearci in medicina, una persona laureata in medicina a inizio secolo, quindi proprio era sicuramente una persona illuminata, era un antifascista ed era un ateo, se non ho letto male, e quindi ha continuato ad esercitare, come dire, sul figlio questa sorta di controllo, ok? Saturno è il Saturno di Piero Angela, i genitori, è congiunto al Sole, quindi nello specifico il padre, e a Mercurio, quindi questo padre ha influenzato inevitabilmente un pensiero del figlio votato alla concretezza, perché fosse stato un Mercurio in pesci, votato alla concretezza e al badare alle cose solide. Per quanto riguarda la fine della vita, come vi stavo dicendo prima, ci sono stati questi due, è arrivata proprio il momento in cui doveva arrivare, nel momento in cui aveva compiuto quello che doveva compiere. Marte era sul nodo nord, Marte in Toro, era sul nodo nord, Marte Urano, quindi probabilmente questo conferma quello che stavo dicendo tutto sommato, e cioè che Saturno è tornato sull'ascendente persona fisica e salute dal 2019 circa, iniziando a segnare un progressivo ma lento declino, ragazzi, in una persona che aveva un'età auspicabile, già all'epoca un'età auspicabile per tutti. A dicembre 2020, scusate ragazzi, vado a memoria, non ho nulla scritto, dicembre 2020 Saturno e Giove, sempre transitando nella sua prima casa, la salute, passano nel segno dell'Acquario. Quindi l'anno scorso, nel 2021, con Giove e Saturno nella parte centrale della prima casa, può essere venuta fuori, può essere esplosa questa patologia, che può essere articolare, può essere nervosa, degenerativa no, perché credo che abbia registrato fino a qualche mese fa. Poi c'è stata un momento cruciale, marzo e aprile, dove Marte e Venere si sono aggiunti a Saturno, e quindi lì o c'è stata qualche cura che ha avuto degli strascichi o c'è stato proprio una recrudescenza della situazione, quindi un peggioramento. Poi Saturno è andato avanti dando l'illusione che le cose andassero meglio, ma dal 4 giugno, quando Saturno è diventato retrogrado, quindi sul personaggio, sulla salute, Saturno ritorna retrogrado, come a dire: ma voi siete proprio sicuri che non c'è nessun focolaio, che la cosa è passata? Perché quando Saturno riavvolge il nastro è quello, fa il ripassino per essere sicuri. In contemporanea, quindi dal 4 giugno, Marte era in Ariete sulla sua luna, forse ha registrato in quei giorni se si è stancato troppo, se ha fatto un viaggio, se si è stressato, se si è arrabbiato, ragazzi, questo lo sanno solo loro. Però Saturno retrogrado, Marte sulla luna, è probabile insomma che si sia affaticato parecchio. Quando Marte è entrato nel segno del Toro dal 5 luglio e ha iniziato all'inizio, probabilmente la prima settimana di luglio, facendo il trigono all'ascendente Capricorno, sembrava aver dato una botta di vita. Poi quando ha iniziato a quadrare la parte, perché Marte si sposta, voi dovete sempre immaginare come le lancette di un orologio. Quando Marte ha iniziato a quadrare la parte in Acquario, Marte e Urano contro la parte uraniana, là si è cominciato a scombinare tutto, e quando Marte e Urano Urano c'era già da tempo. Quando Marte ha raggiunto il nodo nord, la macchina biologica di Piero Angela ha mollato e
e si è compiuto un disegno, insomma, si è compiuto un disegno e c'è stato il coronamento di tutto questo. La curiosità è che Piero Angela non è mai stato laureato, sapete ragazzi, ha fatto tantissimi corsi a Harvard, a Cambridge, ma non ha mai ricevuto una laurea, nel senso non l'ha mai discussa, non ha mai frequentato proprio un ateneo per un periodo che fosse superiore ad un corso, infatti la nona casa è vuota, volevo dirvi quello, però ha ricevuto ben 13 lauree honoris causa in fisica, in biologia, stavo leggendo ed era aveva veramente un sapere immenso. Una piccola curiosità, una nota di colore, nessuna critica, un dato di fatto. Per quanto riguarda il fatto che fosse un divulgatore, da parte sua c'è stata sempre una negazione, diciamo, dell'anima, nonostante abbia indagato e a un certo punto dal 1989, quando Saturno è tornato per la penultima volta sul suo ascendente, è entrato anche a far parte del CICAP, che è l'organo di controllo, insomma, delle pseudoscienze, degli pseudofenomeni paranormali. Lui ha sempre dichiarato di avere una mente aperta e di non aver mai incontrato nessuno che gli consentisse di avere qualcosa che fosse un po' più credibile del semplice dubbio. Insomma, sostiene di aver incontrato solo prestigiatori e mistificatori. C'è una piccola nota dolente però che riguarda il suo incontro con Gustavo Roll. Chi non lo conosce può andarsi ad informare, era un bancario torinese come lui. È interessante, prima di parlarvene sono andata a controllare il tema natale, di entrambi, ho fatto una sinastria e alcune cose mi hanno sorpreso, adesso ve le elenco velocemente. Gustavo Roll era nato 20 anni prima, nel 25, nel 1903, sempre a Torino, ed era anche lui in ambiente benestante, agiato, ha sempre frequentato ambienti colti, a differenza di Piero Angela aveva ben 3 lauree e faceva l'ispettore di banca, era impiegato in banca, poi aveva fatto la carriera da ispettore, ma giustamente all'epoca con tutto quel sapere, con tutte quelle lauree, si era ovviamente qualificato in posti di dominio. Ma non era questo quello che caratterizzava la vita di Roll, perché tant'è vero che poi negli anni 50 abbandonò il lavoro in banca. Roll era una persona, era un grandissimo sensitivo, pare che abbia incontrato Mussolini, grandi della terra, pare dell'epoca, è morto negli anni 90 se non erro, nel 94. I grandi della terra si dice che siano passati da lui, ci sono dei libri molto interessanti, io anni fa ne avevo letto uno davvero stupefacente, riusciva a materializzare durante queste sedute spiritiche, perché effettivamente era un medium, ma era anche molto di più di un medium, perché faceva apporti, hanno raccontato che si era stancato di andare al dottore ed è stato capace di materializzare una dentiera nel palmo della sua mano, materializzava gioielli. Ci sono delle testimonianze strepitose, si racconta che lo stesso Mussolini sia andato da Roll a chiedere così consulto, come faceva sempre, insieme all'amico Fellini, insieme alle varie celebrità, insomma, personalità dell'epoca di tutti i campi, e pare che Mussolini sia andato da Roll per chiedere informazioni su questa promettente alleanza con Hitler, con l'austriaco Hitler, governatore della Germania, e Roll gli disse che sarebbe finita molto male, che lo vedeva morto. Mussolini se ne andò offesissimo, sbattendo la porta, però poi insomma non tornando probabilmente mai più, risentito da questa sfidante previsione, e poi tutti sappiamo come sono andate le cose. Ciò nonostante Piero Angela lo ha esaminato per un po', non si sono messi d'accordo, non si sono trovati, e quindi alla fine insieme al mago Silvan sono stati, diciamo, gli avversari di Roll, hanno negato la sua grandezza. Voi mi direte che c'entra il mago Silvan? Il mago Silvan sosteneva insieme a Piero Angela che
Roll fosse come lui, un mentalista e un prestigiatore. E Piero Angela, insomma, sosteneva di non aver visto nulla se non delle mistificazioni. E questo pare che abbia addolorato profondamente Gustavo Roll, che da quel momento si chiuse molto in se stesso e diventò anche molto, oltre che molto triste, anche molto meno generoso nella dimostrazione dei suoi talenti. Dal canto suo, Roll diceva che i fenomeni che lui riusciva a produrre non erano evocabili, accadevano al momento, nel senso che quando lui aveva l'ispirazione, convocava delle persone, faceva, selezionate da lui, faceva magari delle sedute o faceva degli apporti, però erano tutte cose che capitavano al momento, quindi non erano cose ripetibili e quindi non c'era stata questa valutazione scientifica. La cosa, diciamo, che mi ha colpito di queste due persone, no? Torinesi, che si sono fatti, non dico la guerra, ma insomma c'è stato uno scontro abbastanza deciso che uno da Piero Angela non se lo aspetta se non guarda il tema natale, è stata dal fatto che hanno le lune congiunte, ragazzi, le lune congiunte in Ariete allo stesso grado, a 28 gradi dell'Ariete. Questo indica che c'era una profondissima comunione di anime. Potremmo ipotizzare che fossero parti della stessa famiglia di anime, ma poi scese con un compito, no? Quello di osare, di primeggiare nella scoperta. Le lune in Ariete, combattive, proprio leader, proprio l'Ariete è colui che arriva per primo, no? Però poi quando sono scesi nella dualità non sono riusciti, come dire, a unire il sapere, quello che aveva scoperto uno, sono dei conquistatori, sembrano anime di primo raggio per chi no? I propri combattenti della conoscenza. Quando poi sono scesi nella dualità non sono riusciti a fondere quello che l'uno aveva scoperto con quello che l'altro, nell'altra parte del mondo, aveva scoperto. Sembrano proprio due persone venute a conquistare il sapere e la conoscenza, far avanzare la società attraverso il sapere e la conoscenza di due mondi completamente diversi. Piero Angela aveva la luna in terza casa, quindi conoscenza, è venuto proprio per sapere e per divulgare, e Gustavo Roll ce l'aveva in ottava casa, quindi è venuto per conoscere quello che c'era al di là del velo, perché ragazzi l'ottava casa è la casa del mistero, della morte e dell'aldilà. E andando nell'aldilà, Gustavo Roll fece anche delle scoperte spirituali. Il suo Giove in pesci in sesta casa, ma praticamente sulla cuspide del discendente, indica una grandissima generosità, e un Giove in pesci con un discendente in pesci, ragazzi, è veramente mistico. È veramente mistico, ti riesce a far percepire l'altro, ti apre dei mondi che, se usato ad ottave basse, cioè nel lato in luce, riesce veramente a farti accedere a qualcosa di grande. Oltre alla loro comparazione delle lune congiunte, che è particolare, era molto interessante un'altra cosa, che era l'Urano di Roll. L'Urano di una persona è la capacità di mettere in discussione, di far cedere, di rendere precario e instabile, quindi anche di trasformarlo. L'Urano di Roll, quindi le scoperte che Roll faceva, si andava a posizionare proprio sul Saturno di Piero Angela, cioè sulle convinzioni proprio ancestrali, generazionali, che gli erano state trasmesse. E lui probabilmente non ha accettato che attraverso il crollo delle certezze che gli erano state trasmesse si mettesse in discussione forse quello che il padre di Piero Angela aveva professato e inevitabilmente sconfessato. Quindi è come se Piero Angela avesse una sorta di devozione verso la figura del padre, per cui non riteneva di esplorare, Saturno in Sagittario, dei mondi diversi da quelli nei quali il padre si era fermato, la materia, la salute, la scienza, negandoli a prioristicamente. Cioè, ora faccio un po' di psicologia spicciola, come se
per mantenere la grandezza indiscussa di suo padre, non potesse ammettere che ci fossero delle cose che il padre non avesse contemplato, non avesse capito. Quindi meglio dire che non esistevano. Probabilmente questa è una cosa cervellotica e molto profonda, però ci sta anche data dalla dualità presente nel tema natale di Piero Angela, di Marte in Gemelli, quest'eterno fanciullo che gli scappava, questa parte opposta a Saturno. Probabilmente non è, c'era una sorta di sofferenza, di senso di inferiorità nei confronti della figura paterna e quindi un non osare andare oltre. Quando i pianeti, allora Marte in Gemelli non è fantastico, anche se dà delle grandi doti, proprio a livello caratteriale e a livello evolutivo non è il massimo, proprio perché la persona, anche se capisce tutto, perché capiscono tutto, si scocciano terribilmente di mettere in pratica cose, quindi sono molto abitudinari di quello che hanno, e hanno degli atteggiamenti e degli schemi adolescenziali dai quali faticano ad uscire perché sono frettolosi, no? Leggeri, sono come degli adolescenti. Quindi già non è un Marte strepitoso dal punto di vista evolutivo, perché altrimenti dà delle doti veramente cerebrali, veramente degne di nota. Ma quando Marte è in sesta casa, ricordate, i pianeti che sono in sesta casa sono i pianeti che rappresentano, oltre ai problemi di salute, perché la sesta casa più è vuota e meglio è, rappresentano quegli scogli, quella parte della personalità che va limata, perché altrimenti creerà dei problemi al soggetto, quindi le parti dell'ego che danno più fastidio. E Piero Angela incredibilmente aveva Marte in Gemelli, quindi magari era un contestatore, poteva essere critico. Il suo Marte era opposto all'Urano di Gustavo Roll e per tutto quel giro che vi ho detto ha ritenuto che fosse il caso di fargli la guerra, perché insomma un pochino conquistato. Poi avevano una polarità, ragazzi, che questi in un'altra vita, se fossero stati potevano essere anche amanti, cioè la Venere di lui opposta alla Venere dell'altro, il Saturno sono karmici, io ripeto, questo era un incontro karmico, il Saturno di Roll sulla Venere di Piero Angela. È probabile che si siano, non dico offesi, ma l'uno ha sentito che l'altro pensava di saperne di più. Roll lo ha fatto sentire probabilmente, non dico limitato, però probabilmente più grande, ha visto tutti i mondi possibili, cioè aveva 3 lauree, probabilmente lo ha fatto sentire, il Saturno di Roll lo ha fatto sentire magari, no? Io so, superiore. Alla fine, ragazzi, è andata a finire che nel mondo della materia Piero Angela ha mantenuto il suo prestigio, forse ne ha acquisito ancora di più da parte degli scettici, e Gustavo Roll ne ha risentito molto, però credo che volendo abbiano perso entrambi l'occasione di aprire uno spiraglio verso lo spirito. Chi crede, chi ha fede nella vita, chi ha avuto delle prove quasi tangibili della magia dell'esistenza della magia della vita, dei mondi sottili e dell'esistenza di un Dio superiore che esiste, sa quanto può cambiare la vita una consapevolezza del genere e quanto peccato sia non riuscire a tramandare un'apertura di cuore, un'apertura di spirito al genere umano che ne ha tantissimo bisogno e che è bene insomma sviluppare. Quindi ognuno viene per imparare, ognuno fa quello che può, e è accaduto nella vita di questo grandissimo divulgatore che è stato incredibile, ineccepibile per l'eleganza, per i modi, per il garbo, per il rispetto, per il bene che ha fatto a tutta l'umanità,
perché ha divulgato, è riuscito a trasmettere il sapere a generazioni di persone. Questo non è da poco. Manca lo spiraglio dello spirito, ma vuol dire che toccava a qualcun altro probabilmente avere questo compito, anche perché il suo nodo nord nel segno del Toro con un nodo sud in Scorpione sono nell'asse della materia, ragazzi, quindi doveva venire a sperimentare cose più sul piano materiale e magari, insomma, se Dio vuole, tornerà in un'altra veste per fare un passo avanti rispetto alle cose invece intangibili. Quindi questa è stata la comparazione fra queste persone. Spero che questa lettura del tema di Piero Angela abbia soddisfatto le vostre curiosità. Fatemi sapere, insomma, se vi piace. Ci vediamo per il prossimo sui gossip dell'estate, perché ve li ho promessi anche su quello dell'amore e li farò quanto prima. Io vi mando un grande bacio, vi ringrazio per essere stati con me ancora questa volta e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!